27 gennaio è la giornata della memoria, il giorno in cui tutti si ricordano le vittime della Shoah. Per ricordare sempre e fare in modo che non succeda mai più niente del genere, è necessario parlarne, non solo il 27, informando le nuove generazioni e non smettendo mai di raccontare. Anche io oggi voglio portare il mio contributo suggerendovi 6 libri a tema. Benvenuti e bentornati sul canale Non Solo Mamma Raccontami. Io sono Federica e oggi vi presento 6 libri che ho scelto per parlare del tema dell'Olocausto ai miei bambini. La persecuzione degli ebrei è una pagina di storia da non dimenticare, raccontata in tantissimi libri, tra romanzi, diari, saggi, testimonianze. Questi che ho scelto sono racconti adatti a bambini dai 6 anni in poi, ma sono molto belli anche per noi adulti. Ci sono tanti libri per bambini sull'argomento e voglio credere che questo sia un segnale che il mondo si sta davvero impegnando per non dimenticare. Quando i libri sono belli, l'età di chi legge non conta. Rivolti ad un pubblico di bambini possono essere godibilissimi anche da noi grandi. Uno dei motivi, io credo, che possa trovarsi proprio nella difficoltà che si ha nell'affrontare certi argomenti con i bambini. Bisogna fare esercizio di sensibilità, mixando la realtà alla speranza, in modo da informare senza però turbare troppo gli animi, e questo produce indubbiamente delle opere superiori e dei capolavori. Veniamo però ai 6 libri. Parto con quelli per bambini più piccoli. Il primo è questo, La portinaia Apollonia, scritto da Lia Levi, illustrato da Emanuele Orciari. È pubblicato da Orecchio Acerbo. Racconta la storia di Daniel, che nell'autunno del 43 si ritrova a vivere le privazioni e le difficoltà che vivono in quegli anni gli ebrei. Però Daniel è anche un bambino, come tutti gli altri, e quindi nella sua testa si disegna e si immagina i personaggi un po' a modo suo. E così la portinaia Apollonia diventerà la strega Apollonia, la protagonista di alcune fiabe di paura. Sarà poi proprio lei, però, che salverà Daniel e sua mamma dalla furia nazista. Le illustrazioni sono bellissime, a tutta pagina, ben definite, con colori che esprimono il periodo storico che rappresentano. La paura viene rappresentata dal rosso, ma poi ci sono anche scene di vita quotidiana, rappresentate con il verde o con il giallo. Quando prima accennavo al fatto che per raccontare ai bambini ci vuole una sensibilità particolare, mi rivolgo ad esempio alle ultime 2 frasi di questo libro. Ve le leggo. Ma allora le fiabe non raccontano sempre la verità. Forse anche una strega certe volte può salvare un bambino. Rivolto ad un pubblico dai 6 ai 9 anni, il libro si è guadagnato il premio Andersen 2005 come miglior libro 6-9 anni e il super premio Andersen come libro dell'anno 2005. Questo concorso letterario è organizzato dalla rivista Andersen ed è uno dei premi più prestigiosi rivolti alla letteratura per bambini. Assegna riconoscimenti a libri e ad autori suddivisi per fasce di età, oltre al super premio che poi premia il libro dell'anno. La portinaia Apollonia nel 2005 li ha vinti entrambi. Il secondo libro è La bambina del treno. È un albo illustrato di grande formato con una bella copertina rigida che racconta una delle tante torture a cui sono stati sottoposti i deportati, cioè il viaggio sui treni, merci e bestiame verso Auschwitz. Il libro è stato scritto da Lorenza Farina e illustrato da Manuela Simoncelli e mescola egregiamente 2 piani, quello della realtà dei fatti, del difficile viaggio che sta affrontando la piccola protagonista insieme alla mamma, e quello invece della fantasia dei bambini che in alcuni momenti richiama anche la speranza. La storia racconta anche poi di un incontro, in realtà di un incrocio di sguardi tra Anna, la bambina, e un bambino, ignaro di tutto quello che gli sta capitando intorno, vive la sua vita da bambino e come un bambino della sua età ama andare a salutare i treni quando passano dalla ferrovia. Da questo scambio di sguardi in poi il racconto della storia arriva attraverso il bambino, che per mezzo della sua immaginazione, di ciò che ultimamente sente dire dai grandi, vede il seguito di questa storia. Quindi vede Anna arrivare al campo, vede i soldati, vede il filo spinato, e poi cerca però subito di destarsi da questa immagine, sperando che questa fiaba terribile sia solo frutto della sua immaginazione. Quando apre gli occhi, la natura è sempre lì a salutarlo, però da quel giorno andrà ancora di nascosto a guardar passare quel treno dove aveva incontrato lo sguardo di Anna, sperando di poterla rincontrare. Le immagini sono davvero toccanti. A mio avviso gli sguardi dei bambini, gli occhi dei bambini sono davvero toccanti e danno un senso in più a quest'opera. È indicato per bambini di 8 anni, però secondo me può andare bene anche da 6 anni in poi. Il terzo libro è Le valigie di Auschwitz. Con questo testo l'autrice Daniela Palumbo
Si è guadagnata il premio letterario Il Battello a Vapore 2010 e la successiva pubblicazione con edizioni PM nella collana Il Battello a Vapore, appunto. Le valigie di Auschwitz è un'opera di fantasia di Daniela che con grande attenzione ai dettagli e alle realistiche informazioni storiche ci porta in 4 ambienti diversi, in 4 paesi diversi, l'Italia, la Francia, la Germania e la Polonia, e in 4 famiglie ebree che negli anni della guerra sono costretti a vivere l'orrore della deportazione. Queste 4 storie raccontano il prima, la paura, l'incredulità che si viveva in quei tempi, però prima di arrivare ad Auschwitz. Queste storie si fermano lì, su quei nomi scritti su quelle valigie rimaste al campo di concentramento. L'idea di questa storia, infatti, lo spiega molto bene nell'introduzione Daniela, le arriva proprio durante una visita al campo di concentramento, quando le fanno visitare anche una stanza piena di valigie ammassate. La cosa che più la colpisce non sono le valigie, ma sono i nomi che ci sono scritti sopra. Quando si entra in quella stanza, si resta immobili a guardare le valigie. Su tutte ci sono scritti un nome, un cognome e un indirizzo. Ce ne sono di piccole e di grandi. Ma non è la misura della valigia a raccontare se la speranza che trasportava era grande o piccola. Una speranza è una speranza, punto. E una valigia è il posto giusto per conservarla, perché c'è spazio per andare e per tornare. Di solito è così che funziona, ma non per questa storia, non per queste valigie. Un altro aspetto degno di nota di questo libro è che si tratta di un'edizione ad alta leggibilità, ovvero viene usato un font e una caratteristica di impaginazione tale da renderlo leggibile anche a bambini con disturbi specifici dell'apprendimento o bisogni educativi speciali. Quindi è un testo inclusivo a tutto tondo che si impegna quindi a mantenere viva la memoria per tutti quanti. Il quarto libro è La stella di Andrettati, pubblicato da De Agostini. Alessandra e Tatiana Bucci sono 2 sorelle che hanno vissuto l'orrore dentro il campo di concentramento di Auschwitz e questo libro, La stella di Andrettati, racconta proprio la loro storia ai bambini. Scritto da Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro con l'introduzione proprio delle 2 sorelle, è una storia struggente, commovente, ma allo stesso tempo è una storia piena di speranza, l'unica cosa a cui ci si poteva aggrappare in quello scenario e in quei tempi. Mio figlio ha letto questo libro prima di me e devo dire che nei giorni seguenti ci ha ripetutamente raccontato pezzi della storia, facendoci domande sui perché e mostrando una grande necessità di condividere le emozioni forti che ha provato. È indicato da 10 anni in poi, ma non è un libro da leggere con la leggerezza degli altri, con la stessa leggerezza con cui si possono leggere altri libri. È uno di quelli di cui parlare ripetutamente, più volte, per assimilare tutto. Le immagini sono quelle originali del primo film per bambini sull'Olocausto, che proprio in questi giorni è in programmazione su Rai Play. È un cortometraggio, dura circa 30 minuti e io ve ne consiglio la visione, grandi e piccoli. L'ultimo capolavoro che vi presento è Etty, una storia vera, scritto proprio da Etty Everholm. Un romanzo che è anche una testimonianza di quei tempi, raccontato dagli occhi vispi, attenti di una poco più che bambina, Etty appunto. Etty Everholm è una ragazzina di 14 anni quando arriva con i genitori e i fratelli nel campo di concentramento Bergen-Belsen, lo stesso dove morì Anna Frank. Viene subito separata dai genitori e viene spedita nella casa dei bambini insieme ai suoi fratelli e a molti altri bambini. Lì però non ricevono le dovute attenzioni, né cibo, riescono solo ogni tanto a racimolare del pane o una zuppa acquosa. Data la sua età, è la più grande della baracca, si prende in carico di far divertire i bambini, fa un po' loro da mamma, offrendo un ascolto quando necessario, organizzando degli spettacoli teatrali e rischiando anche di persona di andando a rubare dei pezzi di pane da spartire poi tra tutti. Poco prima dell'arrivo delle truppe alleate, purtroppo nel campo si sprigiona un'epidemia di tifo, portata dalle condizioni igieniche ovviamente inesistenti, e toglie la speranza di rivedere la libertà a molti degli abitanti della casa dei bambini. Anche Etty si ammala, però riesce a guarire, sebbene con una convalescenza molto lunga. All'arrivo delle truppe inglesi, Etty viene subito indicata come un testimone importante su ciò che è avvenuto in quegli anni. La fame e le privazioni però le lasciano anche una grande difficoltà nel parlare, ma gli inglesi insistono, le chiedono di raccontare tutto e soprattutto di scrivere tutto quello che si ricorda. Lo farà con grande fatica, ma con grande impegno. Questo è anche un romanzo a lieto fine, dato che contro ogni aspettativa la famiglia poi si riunisce tutta insieme di nuovo dopo la fine del processo di pace.
Nell'appendice racconta inoltre anche di un momento molto emozionante quando 50 anni dopo viene invitata a Bergen-Belsen per la celebrazione del 50° anniversario della liberazione. Durante la cerimonia ufficiale le viene presentato uno dei liberatori. L'emozione è talmente forte che le si butta letteralmente al collo, ringraziandolo, abbracciandolo, un gesto che avrebbe voluto fare da tanto, dato che quando il campo fu liberato lei non riuscì ad andare incontro ai suoi liberatori perché era ancora molto debole per il tifo. Etty, una storia vera, è edito da Il Castoro, è indicato per bambini dagli 11 anni in poi, ma è un libro bellissimo anche per noi. Bene, anche per oggi ho finito. Spero che questi testi che vi ho presentato per questa importante celebrazione vi siano piaciuti. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella per rimanere informati sulle prossime pubblicazioni. E noi ci vediamo presto con un altro video. Alla prossima, ciao!